Se bazzicate un po' nel mondo delle Mini 4VD sui social, quindi YouTube, ma soprattutto su Instagram, vi sarà sicuramente capitato di vedere questi video dove dei racer indonesiani, ma anche provenienti da altri paesi, come ad esempio la Malesia, le Filippine, la Thailandia, eccetera, quando sbustano un motore nuovo, prima di rodarlo, aprono una piccola fessura, una finestra sulla calottina in plastica del motore, in modo da poter accedere più facilmente al punto di contatto tra lamelle e commutatore o tra carboncini e commutatore. In questo modo puntano a migliorare l'efficienza del rodaggio e a rendere anche più semplice il processo di manutenzione. Tuttavia, noi sappiamo che qua in Italia questo processo è assolutamente vietato in ogni regolamento, perché non si può manomettere o modificare il motore in nessun modo. Quindi è normale che qualcuno probabilmente si sarà chiesto: ma qua in Italia ci stiamo perdendo qualcosa? O magari con un metodo di rodaggio convenzionale e classico si riesce a raggiungere comunque lo stesso risultato? Beh, oggi in questo video stiamo proprio per rispondere a questa domanda e lo faremo nel modo più semplice in assoluto. Roderemo due motori assolutamente uguali qui davanti ai vostri occhi con entrambi i metodi e seguendo esattamente la stessa procedura. Vogliamo vedere chi dei due riuscirà a vincere? Se siete pronti e se siete curiosi abbastanza, possiamo cominciare. E quale modo migliore di cominciare questo video se non presentandovi i nostri protagonisti? Ecco a voi i fratelli Macdash Pro. Per quale motivo ho scelto proprio di rodare due Macdash? In realtà per nessun motivo nello specifico. Un giorno passavo da un negozio e li ho visti lì. Erano letteralmente soltanto loro due, vicini e io onestamente non me la sono sentita di separare i piccoli fratellini alla nascita. Quindi ho detto: vi porto a casa e vi uso per questo video. Di cos'altro avremo bisogno per oltre dei motori? Ci servirà il nostro utensile rotante, che servirà ovviamente per aprire quella fessura, quella finestra di cui vi parlavo poco fa. Avremo poi bisogno di un panno, visto che andremo a lavare e pulire i nostri motori, ci servirà insomma per tenerli belli asciutti e puliti. Avremo poi bisogno di uno spray per la manutenzione e la pulizia dei contatti elettrici, ma ci servirà sotto due aspetti diversi, sotto forme diverse. Questo liquido che vedete a destra e questo a sinistra sono esattamente la stessa cosa. Ho spruzzato un po' di questo liquido dentro questa pipetta. Perché ci serviranno in queste due forme? Perché questo ci servirà per pulire i motori all'inizio e ci servirà per rodare il motore che resterà chiuso, mentre questo ci servirà per intervenire proprio goccia a goccia sul motore che invece verrà aperto con il metodo indonesiano. Infine avremo bisogno di qualcosa per alimentarli questi motori ed ho qua con me lo SkyRC NC 2500 Pro. Che se ne dica, sicuramente non è uno dei migliori caricabatterie in circolazione, però è bella la funzione di Motor Run. Questa funzione ci dà la possibilità di decidere il voltaggio al quale alimentare il nostro motore, ci dà la possibilità di decidere la direzione del passaggio della corrente, se farlo andare in avanti o se farlo andare all'indietro, per quanto tempo lo fa, e una cosa che non posso farvi vedere adesso ma che si vedrà dopo, a parità di voltaggio ci dirà anche quanta corrente sta assorbendo il motore girando a vuoto. Ci sarà utile? Sì, è un numero che ci sarà utile, però ve lo spiego meglio dopo. Ultimo ma non per importanza, ci servirà ovviamente un telefono, tra l'altro io sono qua dietro, ciao, che ci darà la possibilità di sapere esattamente a quanto sta girando il motore. Esattamente è opinabile, perché la realtà dei fatti è che questi misuratori non misurano proprio bene a quanto sta girando il motore. In particolare io sto usando l'applicazione MPA e ringrazio il canale Mini 4VD Dojo perché mi ha fatto conoscere questa applicazione. Io prima che avevo l'iPhone utilizzavo l'applicazione Giri, però su Android questa applicazione a quanto pare non c'è più. Direi che abbiamo detto tutto e quindi adesso finalmente possiamo cominciare. Da questo momento in poi potreste sentire un piccolo rumore di sottofondo, ma d'altro canto qua dove sono io in questo momento si muore di caldo e quindi ho dovuto per forza accendere il ventilatore, se no non arrivo a fine video, schiatto prima. La prima cosa che vogliamo fare, oltre ad accendere il ventilatore ovviamente, è quello di sbustare i nostri motori, che come vedete sono assolutamente nuovi. Come vi ho detto prima, entrambi questi motori li ho comprati lo stesso giorno, nello stesso momento e nello stesso negozio, quindi a qualcuno verrebbe da dire che questi motori dovrebbero essere uguali, però purtroppo ne sappiamo che nella realtà dei fatti non è
è così. Quindi infatti voglio stroncare sul nascere una critica che potrebbe arrivare nei commenti. Io ragazzi sono perfettamente a conoscenza che due motori con lo stesso nome, anche comprati nello stesso momento, comunque non sono uguali tra loro. Lo so perfettamente, comunque di motori ne ho visti e ne ho provati e so che tutti i motori sono diversi tra loro. Quindi per questo motivo ho deciso che per valutare il metodo di rodaggio migliore oggi non terremo conto del risultato finale, cioè quale dei due motori alla fine produce più giri o assorbe più corrente a parità di tensione, ma ho deciso che ci baseremo sul delta, cioè sulla differenza tra i valori di giri e di assorbimento della corrente all'inizio, prima del rodaggio, e alla fine, quindi dopo il rodaggio, singolarmente per ogni motore. Facciamo un esempio: se Mach Dash numero 1 dovesse iniziare a avere un punto di partenza di 30.000 giri alimentato a 2,8 volt, se dovesse arrivare a 35.000 giri il valore sarà più 5.000 giri. Se il secondo Mach Dash, quindi il numero 2, dovesse partire da 33.000 giri e dovesse arrivare a 36.000 giri, il secondo Mach Dash sarebbe quello con il risultato peggiore, nonostante abbia raggiunto il numero di giri più alto. Perché? Perché sarà aumentato di soltanto 3.000 giri. Lo so che anche questo magari può essere abbastanza attendibile, ma non al 100%, ma ragazzi, questi sono gli strumenti che abbiamo a nostra disposizione e ce li faremo andare bene. Intanto sbustiamo anche il secondo Mach. Ed eccoci qua, adesso che abbiamo sbustato i nostri Mach Dash Pro, la prima cosa che vogliamo fare non è andare a misurare quanto sono i giri e quanto è l'assorbimento, ma prima di tutto li vogliamo pulire. Per quale motivo? Perché noi, quando misureremo all'inizio, vogliamo misurare quanto gira il motore, quanto va bene il motore, non vogliamo misurare lo sporco che c'è dentro. Se non facessimo questo processo di pulizia, probabilmente il nostro test verrebbe falsato ancora di più. Quindi prendiamo la nostra bomboletta di F33, spruzziamo per bene e cerchiamo di pulirli bene entrambi, dopodiché lubrifichiamo un po' anche le boccole anteriore e posteriore. E quasi dimenticavo, andiamo subito dopo averlo pulito a contrassegnare il nostro motore in modo che sia riconoscibile. Benissimo, ora che abbiamo pulito entrambi i motori e li abbiamo contrassegnati, mi sono procurato anche un foglio di carta bianca e una penna, così ci andremo a segnare sia per il primo sia per il secondo motore qual è il punto di partenza in termini di giri del motore a 2,8 volt e di assorbimento della corrente a vuoto. Faremo questo per entrambi i motori. Ok, scusate per la mia calligrafia, è quella che è, ma mi serve soltanto per avere un punto di riferimento. Prendiamo quindi il nostro SkyRC NC2500 Pro, lo posizioniamo qui, in modo che non ci sono cattivi riflessi causati dalla ring light. Mettiamo il motore numero 1, prendiamo il nostro telefono e lo mettiamo qua di fianco e come prima prova metteremo il voltaggio a 2,8 volt, come vi dicevo poco fa, e si comincia. Che caldo! Dopo il primo momento nel quale probabilmente c'era ancora all'interno un po' del lubrificante, il motore si è stabilizzato intorno ai 26.800-27.000 giri. Proviamo invece il motore 2. Vedete quello che vi dicevo? Già adesso il motore 2 è stabile intorno ai 31.000 giri. Vi rendete conto di che differenza che c'è tra un motore e l'altro? Direi che li abbiamo provati a sufficienza. Mi segno i valori e passiamo al taglio. In particolare il primo motore assorbiva 0,43 A a 2,8 volt, mentre il secondo 0,41 A a 2,8 volt. Valori molto simili. Detto questo, ho tolto tutto ciò che non era necessario e direi che posso prendere il mio utensile rotante e facendo
molta attenzione proviamo a tagliare un pezzetto di questa cupolina rossa sia di qua che di qua. No, è più difficile da tagliare del previsto. Vediamo se... insomma, un po' poco. Forse dovevo fare un taglio un po' più generoso. Ok ragazzi, forse ci siamo. Dai che forse ci siamo. Ok, si inizia a vedere qualcosa qua dentro, Guardate. Vediamo se adesso con un po' di delicatezza riusciamo a tirare via questa plastica. Questo è il mio concetto di delicatezza. Che paura. Se questo finisce dentro è finita. Ah, ti prego. Io lo so che vi posso sembrare un impedito, ma la realtà dei fatti è che io sto vedendo esattamente quello che vedete voi, nel senso che io non lo sto vedendo dal vivo, io lo sto vedendo dalla telecamera ed è difficilissimo riuscire a regolarsi. Scusate, do una soffiata. Signori, direi che ce l'abbiamo fatta, Guardate che bel lavorino che ha fatto Leandro. Guardate, si vede perfettamente all'interno il punto di contatto tra il commutatore e i due carboncini. Ecco perché prima vi dicevo che ho messo in boccettina un po' di quel liquido per la manutenzione dei motori, perché se io riesco grazie a questo a far arrivare quanto basta una goccettina proprio qua su questo punto di contatto, in teoria dovrebbe essere tutto meglio ottimizzato rispetto che dover necessariamente spruzzare con la bomboletta. Metto questa basettina qui, che è una basettina in alluminio, che quindi non è magnetica assolutamente, ma mi serve perché nel momento di riposo tra una fase di alimentazione e un'altra inversa posso appoggiare qua i miei motori in modo che dissipino tutto il calore di troppo, insomma, che c'è nel frattempo che faccio l'altro, così velocizziamo anche un pochino i tempi. La prima cosa che faremo sarà fare 1 minuto avanti e 1 minuto indietro alla tensione consigliata da Tamiya, da tabella, quindi 2.4 volt per 1 minuto avanti. Poi proveremo anche l'altro motore in avanti, poi proveremo la stessa tensione all'indietro per 1 minuto e poi di nuovo la stessa tensione all'indietro per 1 minuto. Una lubrificatina solo dove serve, poi qualcosina qui e qualcosina qui. Lo facciamo partire. Lo stacchiamo e lo mettiamo a raffreddare. Prendiamo il numero 2, una spruzzatina leggera leggera e andiamo. Prima fase finita, mettiamo questo a raffreddare, prendiamo di nuovo il primo motore e questa volta facciamo andare per lo stesso minutaggio e allo stesso voltaggio, ma reverse. E niente ragazzi, sono stupido, mi sono dimenticato di riattivare la registrazione e quindi ho già fatto il processo all'indietro dei 2.4 volt sia su questo motore sia su quest'altro. Nel frattempo avevo sporcato un po' tutto perché mi ero dimenticato su questo motore di lubrificare le bronzine prima e dopo. Facciamo finta che non sia successo niente, quindi proseguiamo nel nostro rodaggio. È arrivato il momento del riposo per il motore 2, riprendiamo il motore 1 e questa volta aumentiamo il voltaggio. Lo portiamo a 3 volt forward, quindi in avanti. Ricordiamoci questa volta, al contrario di prima, di lubrificare le bronzine prima di cominciare, una goccina qua dentro e facciamo partire. Mettiamo a riposo prima che diventi troppo caldo, prendiamo il motore 2, come al solito lubrifichiamo, consueta spruzzatina e anche per lui 3 volte in avanti. La cosa bella di questo metodo è che, come vedete, io ho modo di sentire quando diminuiscono i giri e di vedere il perché inizio a vedere che ovviamente qua dentro si sporca di carbonio il commutatore e io riesco a mettere una goccina proprio solo quando serve.
Ora passiamo al numero 2. Ecco qua. Ha finito anche lui. Per l'ultima fase di questo rodaggio, estremamente semplice, quindi adesso non stiamo parlando ovviamente di un rodaggio definitivo, un rodaggio eccezionale, è solo un rodaggio classico, normale, che serve per fare questo piccolo video di comparazione. Passeremo a qualcosa che molti non fanno e potrebbero avere torto, ma potrebbero anche avere ragione, e cioè io di solito un 30 secondi a 5 volt glieli faccio fare. Tendo a non fargliene fare di più, perché più si scalda il motore, più c'è probabilità che si rovinino i carboncini, quindi direi al massimo 30 secondi alla volta. Scintille. Basta. Ne ho già viste anche troppe e si è sporcato un bel po'. Ok. E lo mettiamo a raffreddare. Ora facciamo la stessa cosa anche con questo. Mi fermo, si stava già scaldando. Ora possiamo riprendere il nostro motore numero 1, rilubrificarlo e prepararlo per lo stesso procedimento ad alto voltaggio, quindi 5 volt all'indietro, e vediamo un po' come reagisce. L'ho spinto fino a 20 secondi perché ho visto che in reverso non faceva scintille, quindi funzionava anche piuttosto bene, devo dire. Passiamo quindi al motore numero 2. E a questo punto io ai motori gli faccio fare un ultimo giro a 2.8 volt in avanti. Facciamo la stessa cosa anche con l'altro. Ecco fatto, lo mettiamo a raffreddare. A questo punto direi che possiamo dare una bella ripulita al tutto off camera, rispruzzo entrambi i motori per dargli una pulita definitiva, rilubrifico e andiamo a vedere il risultato di questo procedimento, sia per un motore sia per l'altro, così traiamo le conclusioni. Ed eccoci qua, siamo tornati e come potete vedere entrambi sono tornati belli lindi, puliti, pulitissimi dentro e fuori. Li ho già anche lubrificati, quindi mettiamo da parte il numero 2, montiamo il numero 1 qui, come vedete 2.8 volt, 1 minuto, forward, esattamente come all'inizio. Metterò anche qua vicino la tabella, quindi sposto il fratellino. Questo è il motore numero 1, quello che all'inizio aveva fatto circa 27.000 giri e circa 0.43, quindi 0.43 di assorbimento a vuoto. Riprendiamo la nostra applicazione e rimisuriamo gli RPM. Aspettiamo un attimino perché anche prima all'inizio era sui 31, poi è sceso. Invece no, devo dire che adesso è piuttosto stabile, sta sempre tra i 30,5 e i 31. Con un picco addirittura a 32. Quindi, avendo fatto un picco a 32, io decido di decretare che questo motore è arrivato a circa 31.000, visto che ogni tanto è anche sceso intorno ai 30. Ciò che non ho guardato invece è stato l'assorbimento a vuoto, quindi spengo un attimo qua il video perché vado a recuperarlo. Perfetto, sono tornato e ho visto che il valore più stabile è stato uno 0.45 di assorbimento a vuoto, quindi sono migliorati sia i giri di circa 4.000 giri più 4.000 giri al minuto più 0,02 di assorbimento della corrente. Adesso facciamo la stessa cosa e vi lascio sempre qua la tabella così che possiate vederla in qualsiasi momento anche per il motore 2. 2.8 volt, forward, 1 minuto, pronti e via. È veramente incredibile. Pazzesco, signori, l'avete visto con i vostri occhi. Un valore medio con picchi intorno al 32 è stato di circa 31.000
1500 giri con una corrente intorno agli 0,40. Quindi addirittura è peggiorato l'assorbimento della corrente, poi tra poco vi spiego perché ne tengo conto, ed è migliorato di soli circa 500 giri al minuto. Possiamo dire di aver appena empiricamente dimostrato che il metodo degli indonesiani ha assolutamente motivo di esistere. Infatti, se vi ricordate, questo era un motore davvero pessimo, ma pessimo veramente, 27.000 giri a 2.8 volt, ed è riuscito a portarlo a 31.000 giri aumentando anche l'assorbimento della corrente. Sapete perché tengo conto dell'assorbimento della corrente? Il ragionamento è molto semplice. V uguale R per I. Tensione è uguale alla resistenza per la corrente, ma se io la tensione la mantengo costante e invece la mia corrente aumenta, per forza di cose significa che la mia resistenza scende. Un motore con una minore resistenza chiaramente è un motore più efficiente. Ecco perché dico che se riesce a fare in modo di assorbire più corrente, in teoria è una miglioria, quindi sta migliorando il motore. Significa che a parità di volt sta incontrando meno resistenza, quindi il motore numero 2 addirittura è peggiorato in termini di resistenza interna, di poco, probabilmente trascurabile e forse anche opinabile, magari è solo un errore di misurazione, ma il secondo senza ombra di dubbio è migliorato sia in termini di giri che in termini di corrente. Quindi per quanto mi riguarda abbiamo dimostrato che gli indonesiani e tutti gli altri popoli annessi, malesiani, thailandesi, filippini eccetera, hanno ragione. Questo sistema è veramente una bomba. Funziona. Anche se non avesse funzionato, però per onestà intellettuale vi devo dire che comunque questo sistema avrebbe avuto lo stesso diversi vantaggi. Il primo vantaggio è che è molto più semplice mantenerlo. Come avete visto è facilissimo tenere d'occhio le condizioni del commutatore, le condizioni dei due carboncini o delle due lamelle nel caso dei motori a lamelle. Si spreca molto meno liquido, ma molto di meno rispetto che continuando a spruzzarlo, e inoltre è molto più facile tenere controllato la quantità di liquido che c'è all'interno, quindi questo si può tradurre in un motore che perde meno liquido, in una Mini 4VD meno sporca, in una pista meno sporca, e quindi significa anche non rischiare delle squalifiche a causa della perdita di liquidi. Quindi sì, secondo me questo metodo è veramente un ottimo metodo. Ci stiamo perdendo tanto in Italia? Secondo me, secondo la mia modestissima opinione e secondo quell'esperimento che avete appena visto, sì, purtroppo ci stiamo perdendo tanto. Ma non demordiamo, facciamo un piccolo appello agli organizzatori, e chiaramente per quest'anno non possiamo aspettarci che nulla cambi, ma magari per l'anno prossimo o per gli anni successivi si potrebbe tenere conto di questa possibilità di modifica, dico non per tutte le categorie, ma almeno per quelle nelle quali sono concesse le modifiche, quindi la open e la top. Tutto sommato avere mini più veloci, più efficienti, che sporcano di meno la pista e che permettono una manutenzione più precisa, che dà anche un risultato migliore, sarebbe un vantaggio per tutti. E poi voglio dire, in categorie come la Open, dove si è abituati a fare una marea di modifiche molto più difficili di questa, questo di certo non sarebbe un lavoro che potrebbe spaventare un vero esperto. Amici, io e i due fratelli McDash vi ringraziamo per essere passati, vi salutiamo, speriamo che vi siate divertiti e che questo video sia stato informativo e che possiate aver imparato comunque qualcosa di divertente o di interessante, e noi ci vediamo sempre qui nel prossimo video al Garage della Bassa. Ciao!